Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Francesca. Oggi prepariamo una ricetta che si prepara davvero in pochissimi minuti. È facilissima e ci occorrono pochissimi ingredienti: la zucca e le patate. Guardate che bella questa teglia, mette veramente tantissima gioia. Vi ricordo, prima di iniziare a cucinare insieme, di lasciare un like a questo video, di iscrivervi se non siete iscritti e di condividere con i vostri amici. Il vostro aiuto è davvero molto importante e prezioso e mi aiuterà a migliorare sempre di più le mie ricette. Grazie davvero di cuore per il vostro aiuto. Bene, adesso allacciamo il grembiule e cominciamo a cucinare. Oggi prepariamo zucca e patate al forno. Una ricetta davvero molto semplice, ma anche davvero deliziosa. Ci occorreranno quindi della zucca pulita, delle patate a cui abbiamo tolto la buccia, prezzemolo, formaggio grattugiato, pangrattato, meglio ancora se questo pangrattato fatto in casa, in cui le bricioline restano grossolane perché sono più croccanti, cioè diventeranno più croccanti nel forno e sono più saporite, del sale e naturalmente un po' di olio extravergine di oliva. La prima cosa da fare naturalmente è pulire le nostre verdure, privarle della buccia e lavarle sotto acqua corrente. Bene, la prima cosa che faccio sarà mettere abbondante olio sul fondo della nostra pirofila e inserisco anche circa una tazza di acqua, in questo modo. Questo perché le nostre verdure andranno a cuocere direttamente all'interno del forno. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Spostiamo per un attimo e iniziamo per prima cosa a tritare il prezzemolo. E adesso andiamo a tagliare le patate. Le patate devono essere tagliate in questo modo, a rondelle. Tagliamo anche la zucca. Bene, mettiamo sul fondo della nostra pirofila 2 spicchi di aglio che lascio interi in modo che poi siano riconoscibili e quindi possono essere eliminati. Se non vi piace l'aglio, semplicemente non aggiungetelo. Inizio a mettere anche del prezzemolo in questo modo e adesso iniziamo a mettere in modo casuale anche le nostre verdure. Bene, complichiamo con un pizzico di sale in superficie.
il pan grattato, o per meglio dire il mollicato di pane grossolano, che renderà il tutto più croccante. Il parmigiano grattugiato, se siete intolleranti al lattosio naturalmente o comprate un formaggio adatto senza lattosio oppure evitate di metterlo. Un filo d'olio, il prezzemolo, se vi piace potete mettere anche un po' di pepe nero o di peperoncino. Io la faccio in modo un pochino più leggera, quindi non li metto. E voilà! Guardate che meraviglia! Che bei colori! Pronti per andare in forno a 200 gradi per circa 40 minuti minimo. Comunque poi vi farò sapere bene quanto tempo l'ho lasciata. Verso, diciamo, fine cottura, negli ultimi 10 minuti andrò a mettere anche un foglio di stagnola sopra per evitare che si bruci eccessivamente. Ed ecco a voi la nostra bellissima teglia di patate e zucca appena sfornata. Fa davvero un profumino speciale. Si forma ovviamente il calore appena avvicino la fotocamera, perché ovviamente è super incandescente in questo momento. Ed ecco a voi appunto un contorno di patate e zucca fatto. Ci abbiamo messo pochissimo tempo per realizzarlo, ovviamente è rimasta un'oretta all'interno del forno, però proprio per realizzarlo abbiamo messo poca fatica ed è un contorno veramente molto buono, molto bello anche da portare in tavola perché i colori mettono molta allegria. Adesso lo proverò insieme a voi sperando di non bruciarmi. Possiamo accompagnare questa teglia rustica, la possiamo accompagnare magari con una bella cotoletta di pollo, magari fatta anche al forno così per essere più leggera. Prendiamo una patatina, guardate, è super morbida. L'assaggio, brucia. Ah. Veramente deliziosa. Adesso prendo anche un pezzettino di zucca. Sì, non si dovrebbe mangiare dalla teglia, avete perfettamente ragione, però siccome questa qui la mangiamo in famiglia non fa nulla. Assaggio adesso, guardate la zucca insieme alla patatina. Che delizia, veramente stupenda, meravigliosa. Se vi piace la zucca, se vi piacciono le patate, provate questa ricetta. Come vedete è rimasta ancora un pochino leggermente di acqua al di sotto, ma proprio poco. Questo permetterà anche di mangiare un piatto che non è troppo asciutto, troppo secco, ma comunque è davvero perfetto così, provatelo.
Bene, vi mando un bacione e ci vediamo presto alla prossima videoricetta. Non dimenticate, se questa ricetta vi è piaciuta, di lasciare anche un like, un commento e iscrivetevi al canale. Bacioni, ciao!